Ciao, in questo video ti mostro come ho creato questa maschera da Spidey o da Spider-Man per Carnevale. La maschera che ho creato è per bambino, circa 4-5 anni, ma puoi crearla anche da adulto aumentandone le misure. Indossata da un adulto risulta infatti così, indossabile ma decisamente piccola. Ho creato la maschera utilizzando la macchina per cucire per farla più velocemente. Ti ricordo che se vuoi imparare a cucire a macchina o migliorare la tua tecnica ci sono i miei corsi di cucito online, li trovi su www.cucitoespresso.it. Se non hai la macchina per cucire puoi realizzare la maschera completamente a mano con ago e filo, ti spiegherò quali punti di ricamo puoi utilizzare più avanti durante il video tutorial. Trovi come ricavare a mano questi e altri punti all'interno del corso di ricamo base moderno modulo 1 a cura di Vanessa Aiello, sempre sul sito www.cucitoespresso.it. Per fare la maschera servono un pezzo di feltro rosso, un pezzo di feltro nero, filo per cucire a macchina nero o filo da ricamo nero, un elastico nero lungo almeno 35 cm. Per prima cosa ho creato il cartamodello per ritagliare il tessuto e io sono partita da una maschera che già avevo a casa. Ricalcare una maschera che già hai è la soluzione più semplice e veloce, ma se non hai una maschera a casa, più avanti ti darò le dimensioni della maschera che ho creato. Ho appoggiato la maschera su un foglio di carta velina e con una matita ho ricalcato il perimetro. Ho poi ridisegnato la maschera eliminando le parti che non mi interessavano di quella che avevo già. Ho disegnato l'asse centrale della maschera, l'ho piegata sull'asse e l'ho tagliata così in modo che venisse uguale sia da un lato sia dall'altro. Ho poi tagliato anche gli occhi. Queste le dimensioni della maschera che ho creato nel caso non avessi una maschera da ricalcare a casa. Per la maschera ho scelto un pezzo di feltro rosso, ho lasciato la parte più liscia a contatto con la pelle e la parte più ruvida e pelosa sopra perché mi sembrava che la parte più liscia fosse più confortevole a contatto con la pelle, ma valuta tu cosa fare a seconda del pezzo di feltro che hai. Ho posizionato sopra il cartamodello della maschera e con una matita a gesso ho ricalcato il perimetro e gli occhi. Con le forbici per tessuto ho tagliato il perimetro della maschera. Con le forbicine da ricamo ho tagliato gli occhi. La maschera mi sembrava asimmetrica, quindi l'ho piegata a metà e ho tagliato la porzione del lato sinistro che mi sembrava in più, diciamo. Ecco qui la base rossa. Ho ripreso poi il cartamodello in carta e ho disegnato il contorno occhi che realizzerò in feltro nero. Ne realizzo solo uno che utilizzerò specchiato per entrambi gli occhi. Lo taglio. Lo posiziono sul feltro nero, con la matita a gesso ricalco il contorno. Poi lo specchio e faccio lo stesso con l'altro occhio. Taglio con delle forbicine da ricamo seguendo il contorno che ho disegnato con la matita a gesso.
Ecco qui. Con della colla temporanea per tessuti ho applicato il contorni occhi sulla maschera rossa. Ecco, tornando indietro utilizzerei dei semplici spilli perché la colla temporanea sul feltro non attacca bene e come vedrai successivamente i pezzi tendono a spostarsi sotto il piedino della macchina. Quindi più che la colla temporanea ti consiglio di utilizzare gli spilli. Vado poi a disegnare le ragnatele con la matita gesso sulla maschera. Per disegnarle puoi prendere spunto da questo video oppure cercare online un'immagine di una maschera di Spider-Man. A macchina monto il piedino per asole manuali che è trasparente e mi aiuta a vedere meglio la cucitura. Se non ce l'hai va benissimo anche il piedino standard. Seleziona a macchina un punto per applicazioni, eccolo. Se la tua macchina non ha un punto per applicazioni va benissimo un semplice punto zigzag fitto però, quindi imposta la lunghezza a 1 o 2. Per partire in maniera agevole posiziono uno spessore sul retro del piedino in modo tale da non far incastrare il tessuto e farlo scorrere meglio. Cucio gli occhi sul bordo esterno alla maschera rossa. Non preoccuparti se la cucitura non è perfetta, anche nel mio caso non lo è, perché una volta indossata non si vedrà perché la cucitura è tono su tono con gli occhi, quindi nero su nero. Se non hai la macchina per cucire puoi fare questa cucitura a mano con un punto satin. Trovi come realizzare questo punto all'interno del corso di ricamo moderno base, modulo 1, a cura di Vanessa Aiello sul sito www.cucitoespresso.it. Ecco qui i 2 occhi cuciti sulla maschera. Taglio i fili in eccesso. Sul retro la maschera è così. Procedo ora con le cuciture decorative della ragnatela. Seleziono a macchina un punto di rinforzo dritto, eccolo, oppure un classico punto dritto, eccolo qui. Se selezioni un classico punto dritto dovrai ripassare la cucitura 2 volte per renderla più visibile, mentre con il punto di rinforzo dritto non è necessario perché sarà già bella visibile da sé. Io seleziono il punto di rinforzo dritto. Indipendentemente dal punto che sceglierai di rinforzo dritto o classico punto dritto, allunga la cucitura, per esempio a 3.5, quindi da 2.5 a 3.5. Eseguo le cuciture delle ragnatele seguendo il disegno che ho fatto con la matita gesso. Se non hai la macchina per cucire, puoi fare questa cucitura a mano per realizzare le ragnatele con un punto indietro. Trovi come realizzare il punto indietro all'interno del corso di ricamo base moderno modulo 1 a cura di Vanessa Aiello, sempre sul sito www.cucitoespresso.it. Finita la ragnatela, prendo la vecchia maschera per calcolare la lunghezza dell'elastico con 1 metro da sarta. L'elastico è lungo 34 cm. Taglio quindi un elastico nero con elasticità simile a quella dell'elastico della vecchia maschera e lo taglio lungo 34 cm per cucirlo alla mia maschera nuova. Lo fisso con uno spillo orizzontale sul retro della maschera. Seleziono un punto dritto e vado a ripassare dal dritto una delle ragnatele fatte in precedenza per fissare l'elastico alla maschera. Questo perché così se vado sopra una delle cuciture già fatte non si vedrà la travetta dell'elastico. Faccio 3 o 4 volte avanti e indietro con la macchina. Faccio lo stesso con l'altro capo dell'elastico e il lato destro della maschera.
Ecco qui la maschera conclusa. Sul retro della maschera taglio il contorno rosso vicino alla cucitura in modo da lasciare solo il contorno occhi nero e creare meno spessore. Questo permette anche che non si veda il rosso dal dritto nel contorno occhio, come succede di qui in cui non ho ancora tagliato la parte rossa. Ecco qui la mascherina finita dal dritto e dal rovescio. Se hai utilizzato la colla temporanea ed è rimasta sul contorno occhi dal rovescio, lava la mascherina sotto l'acqua corrente per toglierla. Ecco qui, oltre alla maschera mia mamma ha creato una ragnatela rossa da polso all'uncinetto, eccola. Per realizzarla ha seguito le istruzioni di un video tutorial qui su YouTube, ti lascio il link al video nel box descrizione qui sotto o in alto a destra sul video. Per questo video è tutto, se ti è piaciuto condividilo, ricordati di iscriverti al canale per non perderti neanche un video, mi trovi anche su Instagram e Facebook come la Dulzatina e ci vediamo presto per un nuovo video, ciao!